Ciao a tutti ragazzi, io sono Nelirfa e oggi mi trovo su Age of Sorcery. Dunque, allora, tra i vari oggetti che hanno introdotto in questo grande aggiornamento troviamo la pietra sacrificale. Oggi andiamo a vedere come funziona e cosa ci dobbiamo procurare appunto per farla funzionare. Allora andiamo ad aprirla. Come potete notare qui abbiamo tre oggetti. Allora, assortimento dell'anima, il rito di sangue e infine il sangue sacrificale in un'ampolla. Vedete che ci serve l'ampolla di vetro, almeno per fare due di questi oggetti. Poi qui abbiamo il sangue sacrificale che dice che è un reagente usato nella creazione e nel lancio di incantesimi. Può essere raccolto in una pietra sacrificale e imbottigliato in un'ampolla di vetro. Quindi, come potete notare, l'ingrediente principale sarà appunto questa ampolla di vetro. Allora, andiamo a vedere come fare l'ampolla, anche se è una cosa vecchia, comunque andiamo a rinnovarci un po' la memoria. La nostra ampolla la possiamo andare a fare sia nel calderone sia nella fornace, quindi noi adesso andremo a farla nella fornace. Ovviamente dobbiamo avere il cristallo. Allora, se non sapete dove possiamo andare a trovare il cristallo, vi faccio vedere questa immagine che vi mostra i punti principali dove trovare il cristallo. Allora, il cristallo è questo qua e lo andiamo a mettere all'interno della nostra fornace. Per fare l'ampolla abbiamo bisogno anche dello stampo per ampolle. Una volta che andremo a fondere il cristallo si creerà il vetro e poi una volta fatto il vetro dovremo fare la nostra ampolla. Quindi andiamo ad accendere la fornace. Allora, per accenderla possiamo mettere qua o il carbone o la legna. Adesso la vado a prendere. Dunque, allora posizioniamo qui il carburante, in questo caso per me è il carbone, e andiamo a lavorare cliccando qui. Quindi si accenderà la fornace, andrà a sciogliere il cristallo e lo trasformerà, come potete notare da qui, in vetro. Vedete? Quando avremo un po' di vetro procederemo questa operazione, quindi andremo a fare la nostra ampolla. Quindi una volta acquisito il nostro vetro dobbiamo venire a fare il lavoro qui al tavolo di fusione, quindi dovrete costruirvi anche questo. Allora, vedete che qua possiamo andarci a fare prima di tutto lo stampo per ampolle di vetro che io ho già fatto, quindi andiamo a inserire qua, e poi l'ampolla. Cosa ci serve per farla? 3 di vetro e lo stampo. Quindi per fare lo stampo non l'ho fatto vedere, ma serve semplicemente dei lingotti di ferro, 15 lingotti di ferro. Quindi io ne ho fatti non tantissimo, però giusto per dimostrarvi come fare l'ampolla, e adesso ne possiamo andare a creare addirittura 8. Quindi adesso vedete qua sotto nella coda di creazione si vanno a creare le ampolle. Quindi a questo punto abbiamo le nostre ampolle di vetro, che sono ampolle poi vuote, e dovremo andare a riempire col sangue. Dunque andiamo a provare a vedere se riusciamo a prendere. Adesso questo qui sta combattendo un anello qualsiasi da sacrificare e vediamo se funziona in questa maniera. Aspettiamo che la iena sia morta. Ok, come va? Ok, lo leghiamo e lo portiamo su in base. Adesso vediamo se riusciamo a essere fortunati che mi sale sopra l'ascensore, speriamo di sì. Comunque lo dovete portare sopra l'altare e fare il sacrificio. Dovrebbe dare il sangue. Vediamo se funziona in questa maniera. Allora, teoricamente c'è, eccolo qua, e ora andiamo a vedere qua come funziona. Basterà credo soltanto, ecco, cliccarci sopra. Allora vedete che inizia il nostro sacrificio. Mi è rimasto un po' così il tutto. Adesso vediamo se riusciamo a sbloccarci. Poveraccio, eccolo qua. Allora, vediamo un po' come funziona però.
riusciamo a fare, clicchiamo qua sul rito di sangue e dovrebbe crearci il sangue, vediamo, ora farà tutta la scenetta, insomma, vediamo. Quanto sangue, proprio sgozzato. E ci siamo beccati anche qua un po' di corruzione. Dunque allora adesso andiamo ad aprire, vedete che ne abbiamo fatto uno, quindi ogni persona dà soltanto un sangue sacrificale. Adesso andiamo a vedere che qua, devo andare a riprendere sì, l'avevo lasciata di là l'ampolla, e poi possiamo fare questo sangue sacrificale in un'ampolla, ok. Dunque allora adesso il tizio è sparito, il corpo è scomparso. Comunque ho messo dentro l'ampolla di vetro e ora possiamo andarci a fare questo qui, il sangue sacrificale. Poi questo qui, cosa serviva? Un rito che converte uno spirito in cattività in un reagente cristallizzato. Boh, vabbè, lo vedremo un'altra volta. Adesso andiamo avanti con questa storia qui e vediamo, aspettiamo, vedete che sia abbastanza veloce. E io ho aumentato un pochettino la velocità, giusto così almeno vediamo subito come funziona il tutto. Ed ecco qua che abbiamo fatto un'ampolla, quindi ricordatevi bene che per fare tutto questo serve per ogni ampolla un sacrificio. Dunque a questo punto che abbiamo fatto finalmente questa ampolla dobbiamo andare a utilizzare un'altra cosa nuova, ed è questa qua, e si chiama cerchio del potere. Dunque vedete che possiamo andare a summonare diverse cose, tra cui le cavalcature dell'abisso, la cavalcatura rinoceronte dell'abisso, questo qui era il cavallo, e infine il richiamo dell'abisso. Poi anche un'armatura, cioè più che altro la corazza dell'abisso, il magno dell'abisso e l'arco, e infine evoca un cadavere. Ok, allora vediamo un po' per andare a fare questi animali cosa ci serve. Dunque, come potete vedere, se io vado a cliccare qua, per tutti questi nuovi o animali, oggetti, quello che può essere, ci serve sempre la nostra ampolla col sangue sacrificale. Quindi ecco cosa ci serviva fare tutte queste operazioni. Dunque allora oggi andremo a evocare, vediamo un po' sto cavallo qua, va? Quindi andiamo a mettere la nostra ampolla, che ovviamente io ho mollato di là, non l'ho presa, vabbè. Dobbiamo andare a mettere l'ampolla, poi dobbiamo trovare del sangue di demone, quindi già sappiamo come andarcelo a procurare, e infine le ossa. Dunque allora adesso posizionate tutti gli ingredienti necessari per andare a summonare la cavalcatura dell'abisso, ossia il cavallo degli abissi, chiamiamolo così. Ok, vediamo come funziona anche questo. Bella! Bellissimo! Ma si può andare anche senza sella? Sì, pare di sì. Eccolo qui ragazzi, è veramente molto bello. Allora, se avete delle domande poi farò vedere gli altri animali e anche come si fa a fare le altre cose di questo nuovo bancone per summonare le varie creature. Ma nel frattempo vi invito a farmi le vostre domande qui sotto, a mettere un bel mi piace a questo video e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima! Oh mamma mia, qui cadiamo!